Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di YouTube. Oggi andremo a fare un tour immobiliare per Dubai. Mamma mia che vento, spero si senta qualcosa. In questo momento sto andando a incontrare il super Fabio. In questo momento mi trovo ad alloggiare qua al Princess Tower di Dubai Marina. Adesso mi incontro con Fabio, ci vediamo al punto di ritrovo e ben presto vedrete qualche immobile qua molto carino. Sono sicuro che ha delle cose molto interessanti da farci vedere. Bene ragazzi, ci siamo oggi col super mezzo di Mister Fabio. Buongiorno. Stiamo andando a vedere qualche immobile qua. Raccontaci un po', Fabio, dov'è che stiamo andando? Allora, adesso andiamo a Dubai Hills, che è una delle comuni più belle di Dubai, oltre 3000 ville immerse nel verde. In questa community che ha replicato un po' quella che è negli Stati Uniti, le colline, è veramente bello. Adesso andiamo e vediamo anche tutti i progetti che fa Emaar, il developer più grande di Dubai. Let's go. Allora, possiamo per entrare nella community. Sono queste? Sì, queste sono da fuori alcune delle ville, townhouse, 3-4 bedroom, quindi veramente belle. E poi tutto il verde, che è una delle cose più belle, perché qua a Dubai è quello un po' che manca. Ecco, qua c'è, e pensate che entro il 2040 oltre il 60% di Dubai sarà ricoperta di verde, e dove andremo adesso e anche successivamente ne vedremo tanto, un po' la Dubai che non ti aspetti, diciamolo, farti vedere oggi, quella che viene magari meno pubblicizzata perché tutti ci immaginiamo grattacieli o altro. Ecco, è anche questo. Domanda, immagino che qua a Dubai con tutto sto verde c'è bisogno di una manutenzione, Sì. Perché quant'è che piove qua a Dubai generalmente? Piove pochissimo, come dicevo prima, giusto quest'anno a gennaio ho avuto tipo 10 volte, 10 giorni, però qua ci vuole una grande manutenzione, e guardiamo anche proprio la perfezione di come sono tenute le aiuole, che giornalmente vengono tagliate, lavorate, aggiunte, e guardate, veramente bello la pulizia che c'è. Tra l'altro raga, non ci siamo presentati, vabbè, penso che me già mi conoscete, mentre Fabio, investitore immobiliare qua a Dubai, consulente immobiliare, scusa, ho detto giusto? Entrambi, diciamo che è iniziato come investitore e poi abbiamo aperto la nostra company Axia Dream Real Estate con Antonio, il mio socio, e il nostro obiettivo è fare filtro tra investitori italiani che vogliono approcciare il mercato degli Emirati, Dubai, Abu Dhabi, Ras Al Khaimah, e investire qua per avere un ritorno o da affitti o da plusvalenze, e quindi la nostra struttura si occupa di questo. Qua immagino stiamo entrando in in una delle ville. Qua siamo in uno degli uffici. Sì, che sembra una villa enorme. Ci sono gli uffici di Emaar, dove vengono esposti tutti i progetti che poi andremo a vedere con i plastici. C'è qui a Downtown, Creek Armour e Mina Rashid. Qua è tutto enorme. È tutto curato nei minimi dettagli anche. Va bene Fabio, dove siamo e dove ci hai portato? Allora, siamo negli uffici di Emaar e adesso andiamo a vedere il plastico di Downtown. La conoscete tutti? Burj Khalifa, Dubai Mall, tutte le fontane danzanti e tutti i vari building. Naturalmente questa zona qua è già tutta costruita, vissuta e abitata, però il progetto di come è stato fatto 10 anni fa ed è stata la realizzazione. Adesso andiamo a vedere invece la nuova Downtown, che si chiama Creek Arbour, ed è una zona bellissima, enorme, dove sarà 3 volte più grande di quello che c'è già. Andiamo a vedere la parte costruita, ti faccio vedere Creek Island, che è lì, e pensa che qua c'è l'unica zona naturale di Dubai, Ras Al Khor, con fenicotte e oltre 400 specie di uccelli diversi, e poi abbiamo l'isola di Creek Arbour, anche qua, metà costruita, metà in fase di ultimazione, collegata poi dal porto che si va fino a Business Bay. Infatti da lì si vede uno dei tramonti più belli con il Burj Khalifa in lontananza, e si arriva tramite la barca. Cioè quindi quella parte lì ancora non è stata fatta al momento? Metà è fatta, metà è in costruzione. La parte lì davanti è tutta finita, dove c'è il porto, ci sono hotel come il Vida, c'è l'Adres appena inaugurato, ed è collegato a tutti i ristoranti e altro, c'è anche Central Park. Poi c'è una seconda zona che sarà in fase di ultimazione, andiamo a vederla successivamente, ma il fiore all'occhiello di questa zona sarà quella, la Calatrava Tower. Pensa che sono 1300 metri di altezza,
e sarà un osservatorium, quindi non è come Burj Khalifa che è residenziale, sarà tipo Torre Eiffel, solo che sarà 4 volte più alta ed è possibile poi vedere tutto Dubai dall'alto. Vicino all'aeroporto sarà collegata poi da tutto una metropolitana rialzata che porterà poi i passeggeri che sono in transito a visitare la torre e una parte di Dubai. Quindi correggimi se sbaglio, poi tutti questi palazzi attorno che ci sono attorno a questa torre non sono ancora stati realizzati. Zero, zero. Infatti Allora qua questa c'è solo una distesa di terra e solamente quella parte là è costruita e la parte lì con la laguna che andiamo a vedere. Questa è la cosa bella di Dubai, che ogni Sì. volta che ci torniamo, che ci torno in particolar modo, vedo sempre palazzi nuovi. Guardate qua nei prossimi quanti anni, Fabio? Almeno qua per i prossimi 10-15 anni ci sarà da fare. Da costruire. Da costruire, anche perché è 3 volte più grande da downtown, che già è bella grande. Eh sì, tra 10 anni quindi vedrete questo. E questa è la parte che vedevamo là più in piccolo, è una community diversa, arabeggiante, con una caratteristica. Là, il mare che c'è qua è navigabile ma non balneabile, mentre hanno fatto questa laguna di 2 chilometri con la spiaggia, con una piscina per tutti i residenti, quindi hanno creato la possibilità di portare il mare per tutto quello che è il relax e la vacanza anche in questa zona dove mancava. E questi video sono in ultimazione e consegnati nei prossimi mesi. Allora, qua siamo sull'isola di Creek Island. Qua abbiamo il porto, che sarà uno dei porti più turistici del Medio Oriente. Capire che tutta questa parte qua è già vissuta, abitata, tutta la promenade e tutti poi ristoranti, bar, attività. Qua abbiamo un parco che si chiama Central Park, grandissimo. E poi collegato dal ponte arriviamo nella comune, che poi vedremo successivamente, con la laguna balneabile, la piscina di oltre 2 km per nuotare e farsi riportare quello che poi è il mare, perché questo qua è solamente navigabile senza poter fare il bagno. Allora, qua è la cartina dall'alto di tutte le zone principali di Dubai, dove ci sono i progetti di mare. Andiamo a vedere la prima location Dubai Marina e Mar Beachfront, un'isola artificiale tra Dubai Marina e La Palma. Abbiamo Palm Jumeirah, Downtown, Business Bay, poi abbiamo l'aeroporto e qua abbiamo Creek Harbor, la zona dove ci sarà la nuova torre più alta al mondo. Dopodiché queste zone qua sono le zone prime, dove ci sono più che altro grattacieli. Quelle interne come Dubai East Estate, dove siamo qua adesso, Arabian Ranch 1, 2, 3, The Valley e tutto il resto sono le nuove community, come abbiamo visto, di ville in mezzo nel verde con tutti i servizi, campi da golf, scuole, ospedali, mall all'interno per chi vuole una vita più in relax qua a Dubai, uso per le famiglie indicato. Adesso andiamo a vedere il classico di Dubai East. Eccoci qua, ci troviamo dove siamo esattamente in questo momento. Ci siamo, gli uffici sono in quel punto lì, una community enorme, sia di ville, come abbiamo visto prima dove siamo entrati, circondati da tutti i campi da golf e laghi, sia della parte residenziale. Qui ci sono appartamenti, 1 bedroom, 2 bedroom e 3 bedroom, molto interessanti. E la cosa importante è anche il mall, cioè il Dubai East Mall, che è molto bello, è qua vicino, inaugurato 1 anno fa, dove c'è tutto quello che può servire alla community di persone che vive in questa zona. Questa immagino sia una zona molto più tranquilla, Sì. Rispetto, meno trafficata soprattutto Sì. rispetto a Dubai Marina, Downtown. Assolutamente sì. E soprattutto c'è il Dubai- verde qua, perché Sì, dovete bravissimo. sapere che siamo in mezzo al deserto e trovare il verde non è così facile. Scontato. Anche perché chi vive a Dubai 12 mesi all'anno cerca sempre di più queste zone, anche perché sono fornite di tutto quello che può servire per i bambini, per tutto. C'è di scuola bus che vanno a prendere i bambini a scuola e li portano alle scuole qua vicine nei vari college, oppure tutti i campi sportivi, ci sono là tutti i campi football, rugby, basket, piscine dove fanno pallanuoto, nuoto, quindi sono perfette a misura d'uomo, a un quarto d'ora, 20 minuti dalle zone principali di Dubai, perché siamo a un quarto d'ora da Dubai Marina, dove siamo arrivati prima, e a un quarto d'ora, 20 minuti da downtown. Qua stiamo andando verso l'esterno. Eccoci qua, come possiamo vedere, iniziamo a entrare nella community, che sono tutte poi le ville principali. Là vediamo la parte residenziale di cui vi parlavo prima, degli appartamenti, mentre qua vediamo che c'è tutta la parte delle ville con diversi tipi di townhouse o... Pensate che sono 3000 e sono tutte vendute,
tutte abitate e in pochissimo tempo sono state fatte. Cos'è questa rete qua, se lo sai? Qua è per giocare sempre a golf, queste cose qua. Ah? Ci sono vari punti, ci sono anche poi altre zone più interne per i bambini e altro, con tantissimi giochi, tantissime attività, perché poi là ci sono i campi da golf grossi, quelli professionisti, diciamo. Chiaro, cura dei dettagli eccezionale, guardate l'erbetta, sempre perfetta. Qua la cura dei dettagli secondo me è proprio una delle priorità che hanno a Dubai, Sì. in generale, la pulizia, l'ordine. Vero, e soprattutto come vengono gestiti poi dopo anche le comuni degli appartamenti è fondamentale, per tenere sempre alto poi il valore degli immobili e soprattutto il valore anche degli affitti, che qua sono veramente molto, molto interessanti, che sono molto alti, quindi il ROI è sempre veramente alto a Dubai, circa l'8% in media. Qua ci stiamo addentrando verso downtown, giusto Fabio? Allora, stiamo andando direzione downtown, ma vicini, perché andiamo a Meydan, a Mohammed bin Rashid Al Maktoum City, che è la comune dello sceicco. Questa qua è la comune più bella di Dubai e anche la più vicina al centro, perché come puoi vedere siamo veramente molto vicini e lo vedremo anche da lì. Anche qua immerso completamente nel verde, ma con una chicca che vedremo dopo. Quello è il Burj Khalifa, raga, il palazzo più alto per ora Sì. di Dubai. Al mondo. Per ora, perché ecco qua anche qualche Lambo che passa ogni tanto, non manca mai. Eccoci, stiamo entrando nella community che sarà così, anzi in alcune zone già così. Qua abbiamo 3 tipi di ville che andiamo a vedere e gli appartamenti residence, cioè le ville stile mediterraneo, arabico e moderno, alcune già finite abitate, altre in costruzione. Questa direi che è in costruzione. Esatto. All'interno della community si può entrare solo esclusivamente se sei residente e vivi qua o se, come in questo caso noi andiamo a vedere adesso, gli uffici immobiliari, altrimenti non è possibile. E quello che è all'interno è solo, la community che vediamo dopo con la spiaggia, è solo per chi vive qua, quindi molta riservatezza e privacy. Mohammed bin Rashid Al Maktoum City. E poi andiamo anche a me a fare l'intervista. Oh, non ti volevano fare entrare, a livello di sicurezza sicuramente. Non volevano fare entrare. Non volevano farti entrare. Qua stile veramente molto compound americano, con le proprie ville, garage, entrata da una parte, dall'altra, poi qua hanno anche tutte le ville, le piscine private che hanno sul giardino. Qua, per curiosità, prezzi partono da? Allora, qua siamo dipende quale villa, comunque sui 5 milioni di dollari. Di dollari, non Di dirham. No, di dollari. Ok, che secondo me ci sta ogni tanto a parlare di denaro, che alla gente piace sempre. Assolutamente. Qua siamo nelle zone più esclusive di Dubai. Queste qua sono anche le ville, definiamole normali, perché poi quelle lungo la laguna si arriva fino a 20-25 milioni anche in alcuni casi. E quindi queste case qua, prima dicevi che sono già state quasi tutte comprate? Sì, qua sul mercato off-plan tutte vendute. Qua abbiamo solamente reseller e le nuove zone di questa District 1 fase 2, che è vicino a questa zona, è tutto off-plan. Qua è già tutto finito, vissuto e abitato in questo punto qua. Immagino che qua le persone che si possono permettere una casa qua ne parlano di business. Basta vedere le macchine che ci sono parcheggiate, cavolo. È anche un po' Dubai, diciamo, che è attrattiva da persone che pensate che oltre 190 nazionalità diverse vivono qua negli Emirati, investono qua e fanno qualsiasi tipo di business. Di conseguenza è una delle zone più attrattive del momento, sia dai giovani per venire a vivere e trovare nuove opportunità, sia anche da grandi businessmen che mettono la loro sede operativa negli Emirati, qua a Dubai, perché sono tantissimi incentivi per portare il proprio business ed è proprio agevolazioni. Sì, tante agevolazioni e soprattutto tanto mercato. Poi dipende quale settore, naturalmente non è facile in ogni cosa, però sicuramente a Dubai, negli Emirati, è il futuro, ma anzi nel Medio Oriente possiamo dire, perché tra il Qatar e la Saudi Arabia tutto quello che verrà fatto in questo luogo, in questa zona, è la nuova America, la nuova Europa. Questa, Fabio, dicevi che è la laguna di questi residence. Sì, questa è la parte che è ancora in costruzione, dopo andiamo a vedere meglio là, e circonda tutta la comune, sono oltre 7 chilometri e come si può vedere lì il riflesso del colore che Vediamo se riesco a farlo vedere.
Si riesce a vedere? Sì, si intravede. È tipo un azzurro Tiffany, Esatto, che però non è un azzurro. nel senso che è il riflesso della laguna. Ah, Poi perché originariamente sono bianchi. sono bianchi. È Questi bianco. sono i vedi tutte vetrate, veramente, veramente bellissimi. Noi adesso abbiamo dovuto tenere tanti appartamenti in questa community, in tutti questi building, e finalmente iniziano ad essere pronti questi qua per essere poi messi in affitto. E pensate che questo è veramente molto bello. Da quando sono stati comprati, noi abbiamo visto tanti questi durante la pandemia e poco dopo. Ad esempio, un 2 bedroom costava 2 milioni e 4, 2 milioni e 5 di dirham, che sono circa 600.000 euro. Ecco, adesso vale circa 3,8 milioni di dirham, quindi con una plusvalenza di oltre 1 milione e 200.000, quindi 300.000 euro circa in più di valore, e deve ancora essere terminato. Ottimo. Tra l'altro ne approfitto per dire una cosa: se volete capire un attimino meglio come funziona il suo lavoro e un'intervista, faremo uscire a breve anche un podcast che vedrete in un altro video, quindi vi invito a seguirmi, anzi seguirci, Assolutamente sì. perché lo vedrete sui nostri canali YouTube e probabilmente anche sui social. Questa è la laguna e penso che queste sorte di paratie servono per... Sì, solamente forse adesso per non far andare le persone a vedere, perché non è ancora terminata. Sono ancora in fase di lavorazione. Poi dopo sarà tutta circondata dalle spiagge lungo il punto, ci sono anche i bagnini, lo potremo vedere meglio. Ok, sarà solo... non potranno passare barche? Sì, potranno passare, però solamente adesso siamo ancora in lavorazione. I building, quelli sono in fase di Curiosità, ultimazione, questa è stata fatta in maniera artificiale? tutto artificiale. Tutto artificiale. Infatti è 3 Guinness World Record in questa location qua. La laguna più grande al mondo, 7 km, veramente enorme, si vede dall'alto, uno si vede magari se fa girare in elicottero o altro, è pazzesco. Oppure poi c'è il mall futuro più grande del mondo, e anche la pista indoor da sci più grande del mondo, più grande di quella che c'è già qua a Dubai al Mall of Emirates. Quindi sarà una zona stratosferica. Pensano sempre a rompere nuovi schemi, nuovi limiti qua, grandi. Qua siamo a downtown, stiamo per andare a mangiare. Questi sono tutti palazzi che contengono uffici, residence, hotel. Siamo Business Bay e ci sono tutto, sia palazzi residenziali, sia poi hotel, come vediamo quello là, e anche tanti uffici. Quello dove andiamo a mangiare adesso, un bel sushi, è tutta una zona di Bay Square, sono tutti gli uffici dei developer, tutti gli uffici finanziari, tante agenzie, quindi una zona bella piena. Ed è che adesso prendendo il massimo, perché stanno arrivando grandi developer in questa zona, e là c'è il canale, dalla parte opposta c'è il canale con degli appartamenti super luxury. E ora sulla sinistra troviamo uno bellissimo, Giovanni Pagani, di un developer saudita. Ah, devo fare benzina. Pagani, andiamo a fare benzina al Benz. Pagani è non quello della macchina? Sì. Ah, proprio lui? Sì. Funziona che usano dei brand importanti come questo. Poi ci sarà anche la Lamborghini Tower, sempre lo stesso developer, che è Dar Global, che è un developer saudita. E la torre è veramente bellissima e particolare. Stiamo facendo benzina qua a Dubai, super efficiente e super servito, ovviamente. Non scendi nemmeno dalla macchina, ti vengono qua a coccolare. Hello, okay, you? Full? Yes, special. E anche perché, raga, col caldo che fa fuori, non si ha troppa voglia di uscire, soprattutto se si è vestiti come il nostro buon Fabio, che è sempre elegante. Questo dovrebbe essere, cioè questo è il J1 Pagani di Dar Global, come dicevamo prima, torre meravigliosa, super particolare, anche l'interior di Dar Global, come dicevamo. Particolarissima come struttura, veramente. Qua vedo, Fabio, che praticamente tutti i palazzi hanno esposto Damac, Emaar. Sì, è la maggior parte. Damac ed Emaar sono i developer più grossi di Dubai, poi ce ne sono tanti altri, Meras, Nakhil, Dubai Properties, che sono tutti un po' developer governativi. Poi abbiamo quelli un pochino più di nicchia come Cell Group, che ha fatto una bellissima community qua a Business Bay, che si chiama Peninsula, che magari tornano indietro e poi facciamo un video anche lì. L'ho già sentita da qualche parte. È molto famosa. Damac, Emaar.
Bene, qua dov'è che siamo, Fabio? Allora, qua siamo a Samana Developer è diventato famoso per aver creato il concept delle piscine sui balconi. In particolare qua è progetto Mykonos ad Arjan, zona secondaria di Dubai, e tutte le UE avranno anche in studio la piscina interna, bellissima, ma non solo, poi una piscina bellissima con la spiaggia per tutti i residenti, con anche la palestra all'aperto, il cinema lassù all'aperto, campi da paddle, tutti i negozi per la community, ristoranti, bar, attività commerciali, e poi avremo anche la spa. Qua è tutti gli effetti un resort a 5 stelle, ballet. Qua a mio avviso è una delle zone secondarie con quelli più belli, e soprattutto si può fare gli affitti brevi perché è proprio un resort, di conseguenza affittare giornalmente, settimanalmente è perfetto. Poi la chicca delle piscine sui balconi, oltre all'effetto stilistico, è veramente una cosa in più per chi vuole andare in affitto pochi giorni in vacanza qua a Dubai, a un quarto d'ora in più dalle zone principali. Parlando di affitti brevi, che so che la community interessa affitti brevi, a differenza dell'Italia, se tu sai c'è qualche cosa che magari qualche vincolo, qualche caratteristica particolare in più o in meno. Vabbè, gli affitti brevi, questi affitti brevi sempre non di sublocazione perché non sono legali, non sono regolamentati, solo di appartamenti che si può fare le holiday homes, che sono quello giornaliero. Non si può fare in tutti i building, infatti a volte bisogna saperlo perché quando ci sono gli hotel vicini di solito te lo vietano, quindi sono facilmente affitti mensili o semestrali. E cosa molto importante è che dopo quando si compra un immobile, lo facciamo sempre, che abbiamo anche l'holiday homes per poterlo fare, chiedere se è possibile farlo, perché altrimenti il ROI poi di investimento può essere diverso. Qua si può fare, ad esempio. Chiaro, questi sono principalmente appartamenti, a parte questi qua che stiamo vedendo, Sì. più per generalmente sono compra-vendita, quindi gente che Compra, rivende compulsivamente oppure compra per mettere poi a reddito quando è finito, è terminato. Sono 279 appartamenti. Adesso andiamo a vedere un appartamento proprio com'è fatto da dentro. Ecco qua il buon Eccoci. Fabio. Questo è l'appartamento showroom di come poi verrà concluso nel progetto Mykonos. Noi vediamo l'esempio di un one bedroom con la cucina inclusa nel progetto e poi tutta la zona open space del soggiorno con la tavola da pranzo. Poi ci sarà il balcone e, come abbiamo visto, avremo la piscina che dà sul balcone. Dopodiché andiamo a vedere la camera da letto. Questo bagnettino rigorosamente tutto marmo. Ma è marmo vero secondo te o qua Non utilizzano penso. un plastico, una sorta Abbiamo di... tutti i servizi smart system della casa per aria condizionata, apertura tende, regolamentazione di ogni cosa, ed è una delle cose principali anche per entrare con il dito Con l'impronta? Sì. Wow. Poi abbiamo la camera da letto, col balcone anche qua, che può essere arredato, e poi abbiamo il bagno principale. Dove il one bedroom ha sempre due bagni, una entrata per gli ospiti e questo è veramente molto bello, Bellissimo. stile super raffinito, e l'appartamento sarà incluso del bagno arredato. Il resto invece lo andiamo a fare poi con il nostro interior designer per farlo al meglio, con anche uno stile anche più italiano. Esatto, perché dicevi che qua gli appartamenti generalmente vengono venduti o semi-arredati. Sì, semi-arredati di solito. Semi-arredati. Cucina, bagni e armadi, il resto poi lo bisogna completare una volta consegnato l'appartamento per farlo rendere bello e metterlo sulle piattaforme Airbnb, Booking, per farlo rendere al meglio. Grazie per aver visto questo video. Per rimanere aggiornato, iscriviti al canale e ai miei social. Il link è in descrizione. E ricorda, se lo puoi immaginare, lo puoi fare.